questo pezzo, questi studi vengono scritti intorno agli anni 80, anni 90, quindi sono, diciamo, abbastanza recenti. Premettendo che secondo me Gheorghi Ligeti è il compositore più importante del Novecento, diciamo dopo Stravinsky. In questo momento Ligeti, dopo aver sperimentato questo tipo di musica che abbiamo sentito prima, per esempio con Lontano, che era il pezzo che abbiamo sentito della micropolifonia, arriva un momento della sua vita in cui decide di creare nuove sonorità, partendo però da sonorità che tutti abbiamo nelle orecchie, quindi sonorità che partono dalla tradizione musicale definita tonale, cioè che si basa su un sistema di, diciamo, di accordi che sono riconducibili e sono ricollocabili l'uno all'altro, quindi sono concatenamenti di accordi, di melodie, di suoni che nel nostro immaginario comune noi riusciamo a riconoscere uno dietro l'altro. Per esempio, queste sono concatenazioni di accordi, è una delle più, diciamo, frequenti in tutto il panorama della musica colta dei secoli scorsi, in cui gli accordi sono semplici, la melodia è semplice e ritornano tutti a un accordo finale che dà senso di chiusura. Quindi, per esempio, se io avessi fatto non dà senso di chiusura, invece in questo modo, quindi il nostro linguaggio musicale, perlomeno appunto fino al Novecento, era basato su questi espedienti sonori acustici che davano la possibilità di riconoscere, di seguire il discorso musicale in maniera abbastanza semplice, a seconda dell'epoca ovviamente, però. Ligeti sceglie di riprendere questi accordi, però senza collegamenti tra di loro, quindi prendere accordi apparentemente senza senso, quindi accordi comunque di questo tipo, quindi non, ma accordi riconoscibili, diciamo, quindi suoni che hanno avuto una storia nella storia della musica, che però concatenati in maniera non tradizionale portano l'ascoltatore a non avere più punti di riferimento, nonostante la sonorità sia però riconoscibile in qualche modo. A questi accordi lui sceglie di metterci delle piccole diciamo sbavature che vengono chiamate dissonanze, cioè delle piccole note che sommate a questi accordi che sono riconoscibili benissimo formano un'armonia molto interessante e effettivamente diversa rispetto all'armonia che si era creata fino a quel momento. Questo argomento però lo tratterò la prossima volta, perché questo pezzo è molto molto legato al panorama jazz, quindi Ligeti era un grandissimo appassionato di jazz e quindi si è ispirato specialmente con questo studio a quella sonorità lì. Vi faccio un esempio: gli accordi che lui utilizza sono questi inizialmente. Questo è il primo, secondo, terzo e quarto. Poi quindi così, sentiti così, non sembra qualcosa di strano, ma appunto mettendoci un po', possiamo dire, un po' di ritmo potrebbe sembrare un pezzo jazz. E vi faccio sentire così, giusto per capire, poi la prossima volta spiegherò anche che cos'è l'armonia tonale, come si evolverà nel jazz e cos'è appunto anche l'armonia atonale, quindi che cosa è successo nel Novecento a questa armonia. C'è un pezzo molto specifico che si chiama Green Dolphin Street, in una versione molto famosa di Bill Evans, che è uno dei più grandi pianisti jazz del Novecento, direi, ma di tutti i tempi. E vi faccio sentire più o meno che cosa ricorda. Vi faccio l'inizio di questo di Ligeti.
atmosfera. Infatti lui scrive andante con eleganza with swing, quindi qualcosa. Invece il pezzo interpretato da Bill Evans è questo. Il linguaggio è diverso, ma la sonorità è quella. Quindi anche qua vediamo come i grandi si ritrovano tra grandi, quindi grandi di un genere ma anche di un'altra tipologia artistica, comunque a un certo punto si rincontrano, perché io sostengo sempre che non è importante che cosa si fa, ma come si fa. Quindi l'opera d'arte, qualsiasi cosa voglia veicolare, non è importante tanto il contenuto, che sia apparentemente banale, che sia strarisentito, ma è come viene esposto, come viene proposto questo contenuto. E quindi in questo caso effettivamente è nuovo.